Immaginate di avere $1.000.000 che pesa 4 tonnellate. Per trasferirli non potete fare un bonifico, ma in realtà non vi serve nemmeno spostarli, neanche di 1 centimetro. Per pagare qualcuno è sufficiente che tutti sappiano a chi volete darli. Se ve lo state chiedendo, no, non stiamo parlando di una nuova e misteriosa tecnologia e nemmeno di Bitcoin, ma di un grande masso di pietra. Questo è Moneta, storia dell'invenzione che ha cambiato il mondo. Il podcast che vi racconta una delle più grandi invenzioni dell'umanità, quella che ha dato letteralmente valore alle cose e che non smette mai di trasformarsi. Un podcast realizzato dall'Investment Institute di Unicredit, prodotto e distribuito da 24 Ore Podcast. Questa puntata si intitola Pietra. Siamo abituati a pensare alla moneta come a qualcosa di assoluto, qualcosa che bene o male c'è sempre stato, come il linguaggio. Ma proprio come il linguaggio, la moneta è cambiata nel tempo e anche in modo molto profondo. Lui è Edoardo Campanella, direttore dell'Investment Institute di Unicredit. Vi siete mai chiesti cosa sia davvero la moneta? Come sia nata? Come si è evoluta? La moneta non è solo uno strumento per fare acquisti, è una delle più grandi invenzioni dell'umanità e da quando è nata non ha mai smesso di trasformarsi. Da disco di pietra e capo di bestiame, da moneta d'argento a banconota, fino alle moderne cryptocurrency e poi chissà cos'altro. Prima che una rivoluzione tecnologica, però, la moneta è una rivoluzione cognitiva. Un concetto, una grande finzione condivisa che esiste nella nostra mente, anzi, nelle nostre menti. Nessuna moneta infatti ha un valore in sé, svolge la sua funzione solo se tutti crediamo nella narrazione che l'alimenta. Senza di essa il nostro mondo non esisterebbe, non ci sarebbe specializzazione, non ci sarebbe complessità. Ma iniziamo dall'inizio, iniziamo dalla pietra. Siamo agli inizi del XX secolo, sull'isola di Yap, in mezzo al Pacifico. Lì il denaro non è metallo, non è carta, ha la forma di grandi pietre forate, dette fei o rai. Il loro diametro varia dai 30 centimetri ai 4 metri e possono arrivare a pesare fino a 5 tonnellate. Al centro hanno un grande foro che serve per infilarci un palo e trascinarle, se mai ce ne fosse davvero bisogno. Queste pietre non arrivano da Yap, vengono estratte ad oltre 400 chilometri di distanza, su un'altra isola. Lì vengono caricate su canoe e zattere e trasportate a Yap, attraversando un oceano che di Pacifico ha solo il nome. La cosa più incredibile è che una volta arrivate sull'isola, spesso rimangono nello stesso posto per sempre. E allora, qual è la loro qualità? Come funzionano? Come notò l'etnologo americano William Henry Furness III, che nel 1903 trascorse 2 mesi sull'isola, la caratteristica degna di nota di questa moneta di pietra è che non è necessario che il suo proprietario ne entri in possesso. Perché la sua funzione economica non dipende dal trasferimento fisico, ma dal riconoscimento collettivo della proprietà. Le pietre sono perciò spostate solo occasionalmente, perché il saldo di debiti e crediti viene per lo più aggiornato mentalmente. La moneta di pietra funge da simbolo della ricchezza, ma ciò che conta è il riconoscimento sociale del diritto su di essa. La vicenda di questi singolari dischi di pietra finirà per catturare l'attenzione di 2 dei più grandi economisti del XX secolo, John Maynard Keynes e Milton Friedman. Entrambi hanno scritto dei dischi di Yap, descrivendoli come la forma di moneta più sofisticata di sempre. Come ha scritto Felix Martin, autore di un libro sulla storia del denaro, guadagnarsi le lodi di uno dei 2 maggiori economisti monetari del XX secolo può essere considerato un caso. Guadagnarsi quelle di entrambi è un fatto che merita attenzione. Ora lasciamo l'isola di Yap e viaggiamo indietro nel tempo.
spostandoci su un altro continente, fino ad arrivare in Grecia. Manuela Donofrio, chair dell'Investment Institute di Unicredit, ci racconta la storia della dracma. Nella Grecia pre-ellenica le monete non sono grossi massi di pietra, ma letteralmente spiedi di metallo chiamati oboli. La dracma greca deriva il suo nome dal verbo greco dratto, che significa afferrare. In origine, infatti, una dracma non era altro che un pugno di 6 oboli, quanti ne poteva afferrare una mano, e gli oboli erano grossi spiedi usati come primitiva forma di valuta. Gli spiedi non venivano tanto apprezzati per il loro contenuto di ferro o bronzo, quanto per il loro utilizzo. Su di essi venivano infilate razioni di carne sacrificale. Dopo il rito, la carne veniva distribuita e misurata in oboli. Il tempio diventava così una banca. L'obolo era anche la valuta dell'oltretomba. Veniva posto sotto la lingua dei defunti prima della sepoltura. Serviva come pedaggio per Caronte, il barcaiolo che traghettava le anime nel regno sotterraneo dell'Ade. Ogni greco era tenuto a lasciare questa moneta ai propri cari defunti. Senza di essa, l'anima rischiava di vagare senza pace tra le ombre del regno delle tenebre. Una piccola moneta, ma dal potere enorme. Un passaggio sicuro tra la vita e l'aldilà. In Mesopotamia, società prevalentemente agricola, era l'orzo a svolgere il ruolo di unità di conto, usato per il commercio ma anche per pagare salari e tributi. Nella Roma antica, società più dedita alla pastorizia, il primo denaro era fatto di carne viva. Il bestiame, in latino pecus, era usato come misura del valore. Era ricchezza tangibile, mobile, scambiabile. Da pecus nasce pecunia, il denaro appunto, e da caput, la testa del bestiame, nasce un'altra parola destinata a dominare l'economia futura: capitale. Come si vede, l'etimologia di una parola può svelarci molto sulla sua origine. Seguendo questa strada, proviamo allora a chiederci da dove viene la parola moneta. La sua origine è proprio nella Roma antica, legata a una delle più importanti divinità del Pantheon romano, Giunone, moglie e sorella di Giove, regina degli dei. Tra i suoi molti appellativi, uno spicca per forza e significato: moneta, cioè colei che ammonisce, che avverte, così designata nel suo aspetto di divinità protettrice della città. Il culto di Giunone Moneta affonda le sue radici in un momento cruciale della storia romana. Siamo nel 396 a.C., durante l'assedio dei Galli guidati da Brenno. Secondo la tradizione, le oche sacre a Giunone, custodite sul Campidoglio, iniziarono a starnazzare insistentemente, svegliando l'ex console Marco Manlio. Lui dà l'allarme e respinge l'assalto nemico. In segno di riconoscenza, Manlio riceve l'appellativo di Capitolino e Giunone inizia a essere venerata come moneta, colei che ammonisce. La figura della dea finirà poi per legarsi alla nascita del linguaggio economico, perché proprio accanto al tempio di Giunone Moneta, sul Campidoglio, si trova la zecca romana. Ed è probabilmente proprio da quel luogo sacro che il nome della dea passa a indicare ciò che vi veniva prodotto. Le monete, appunto. Ma il latino non è l'unica lingua a celare legami con la moneta. Nell'antica Grecia, la parola usata per indicare la moneta era nomisma, che deriva da nomos, cioè legge, usanza, convenzione. Scrive Aristotele: la moneta è diventata un sostituto del bisogno per accordo comune e per questo viene detta nomos, convenzione, perché non è per natura ma per convenzione e dipende da noi modificarla o porla fuori corso. Le tracce archeologiche ed etimologiche ci raccontano che ci fu un tempo in cui la moneta era bestiame, spiedo, orzo o pietra. Un bene, insomma, ma non un bene come gli altri. Ciò che la rendeva speciale era il valore simbolico che la società le conferiva, la fiducia collettiva che la sostiene. Il valore delle monete di Yap non era nella pietra fisica, ma nella storia che la comunità le attribuiva, un accordo collettivo, una memoria condivisa.
Nessuna moneta ha valore in sé, svolge la sua funzione solo se tutti crediamo alla narrazione che l'alimenta, al punto che il denaro non ha nemmeno bisogno di circolare per funzionare. Per gli ateniesi moderni, fino a quando non ne capirono la funzione, gli oboli erano solo degli spiedi, come le monete di Yap, per noi sono solo giganteschi massi. Nel 1892 l'archeologo Charles Waldestein ne scoprì alcuni esemplari nel tempio di Era ad Argo. Portati ad Atene, i reperti furono considerati privi di valore. Gli oboli vennero lasciati ad arrugginire nelle cantine del museo archeologico per 12 anni, prima di essere finalmente riscoperti ed esposti, come meritano, al Museo Numismatico di Atene. Secondo la teoria del mercato, la moneta è la risposta pratica ad un'esigenza concreta. La moneta emerge spontaneamente dal baratto. Per rendere gli scambi più efficienti, le comunità avrebbero iniziato a privilegiare una merce più adatta delle altre, facile da contare o pesare, durevole, divisibile e facilmente trasportabile. Così, attraverso la pratica quotidiana, una di queste merci sarebbe stata gradualmente accettata da tutti come mezzo di scambio. Un lungo percorso, fatto di pietra, metallo, riti e narrazioni, che ci ricorda che il concetto di moneta si evolve insieme alle società che lo immaginano. Nel secondo episodio continueremo il nostro viaggio nella storia e vedremo la prima grande trasformazione della moneta, da bene a monetina di metallo. E scopriremo che la moneta non è solo mezzo di scambio, ma anche e soprattutto unità di conto, utile a misurare e registrare obbligazioni e pagamenti all'interno di una struttura amministrativa complessa. In particolare, era lo strumento dei sovrani per determinare i tributi loro dovuti. Da uso cerimoniale a mezzo di scambio, la moneta diventa un vero e proprio strumento di potere. Ringraziamo Edoardo Campanella e Manuela Donofrio dell'Investment Institute di Unicredit. Al prossimo episodio. Moneta, storia dell'invenzione che ha cambiato il mondo, è un podcast realizzato dall'Investment Institute di Unicredit, prodotto e distribuito da 24 Ore Podcast, scritto da Edoardo Campanella e Leonardo Segato.